Dipendente, freelance o imprenditore? Qual è meglio? Da dove partire? Quali sono i pro e i contro di queste categorie? Oggi in questo video parliamo proprio di questo, ti andrò ad elencare tutti i vantaggi e svantaggi di queste professioni sulla base di quella che è ovviamente la mia esperienza. Devi sapere infatti che fino a 3 anni fa io ero un operaio e lavoravo in fabbrica come dipendente in un'azienda metalmeccanica in provincia di Bergamo. Stanco di quella vita, desideroso di libertà e maggiore flessibilità, ho deciso di formarmi e licenziarmi in piena pandemia, aprire partita IVA e diventare freelance. A distanza di 3 anni, dopo essere cresciuto come professionista, aver aiutato più di un centinaio di persone in consulenza e aver superato il tetto del regime forfettario, sentivo che potevo fare ancora di più. Ho capito che per avere un impatto maggiore necessitavo di un team, necessitavo di ampliare quello che era il mio progetto, così ho deciso di trasferirmi in Portogallo, aprire la mia azienda e società di consulenza e dare vita a quella che è il mio progetto imprenditoriale, ovvero Accademia Freelance, la scuola esclusiva per freelance e aspiranti freelance, dove ogni anno aiutiamo circa un centinaio di studenti selezionati e li portiamo ad avere le competenze necessarie per avere la fila di clienti fuori dalla porta per i loro servizi, consulenze e coaching e aiutarli a superare anche loro il tetto del regime forfettario. Come lo facciamo? Con dei percorsi di coaching one to one, di gruppo, abbiamo un supporto, abbiamo delle video lezioni, abbiamo tutto il materiale che poi va cucito su misura sulle esigenze di ognuno dei nostri studenti e grazie all'aiuto del mio team riusciamo poi a supportarli nell'ottenere risultati. E a proposito di risultati, sempre qui sul canale trovi diverse video recensioni, video testimonianze e interviste dei nostri studenti, così anche tu ti puoi fare ovviamente un'idea. Ma questo non è il topic del video di oggi, ma ci tenevo a fare questa premessa perché almeno puoi capire esattamente come c'è stata tutta un'evoluzione e avendo toccato ognuna di queste categorie, di queste professioni, posso dare quello che è il mio punto di vista e la mia esperienza su queste categorie. Prima di iniziare, 2 secondi per dirvi che il video è creato grazie alla collaborazione con Fisco Zen. Ve ne parlerò poi più avanti e se avete ovviamente partita IVA o volete aprirla per lanciare il vostro progetto da freelance o come imprenditore, sicuramente farà il caso vostro. Iniziamo con il ruolo da dipendente, sicuramente il più comune e il più diffuso. Qui ovviamente hai un'entrata stabile ogni singolo mese, hai delle mansioni da svolgere che spesso sono date dall'alto dei tuoi superiori e ovviamente hai una stabilità finanziaria maggiore perché tu sai che bene o male ogni mese porterai a casa quello stipendio e quell'entrata fissa. Hai dei contratti, hai un salario fisso, hai già le ferie, hai le spese, la malattia, hai tutta una serie di vantaggi. Ovviamente dall'altra parte ci sono anche dei contro, come quello di non essere totalmente flessibile, totalmente autonomo, totalmente libero, di poter fare ciò che magari più ti appaga di per sé. Spesso un lavoro da dipendente può risultare alienante e soprattutto non dipende da te, nulla dipende da te a parte la task che stai compiendo, quindi non hai grande potere decisionale se non ad alti livelli, ma comunque come sai in Italia non è così semplice poi fare carriera, quindi anche gli aumenti di stipendi non sono uno dietro l'altro ogni anno in qualsiasi momento. Inoltre, come spesso accade, sarai soggetto a determinati luoghi e tempi di lavoro, quindi dovrai sottostare appunto alle regole dei tuoi superiori, avrai un determinato orario da rispettare e soprattutto molto probabilmente dovrai o recarti in fabbrica o di per sé in ufficio, se non magari qualche giorno in smart working o, se sei fortunato, trovare un'azienda che ti permetta di lavorare da remoto ovunque nel mondo. Come ti dicevo prima, ho fatto 3 anni e mezzo da dipendente subito dopo la maturità. Ho iniziato quindi questo lavoro con tanto entusiasmo perché era la mia prima esperienza lavorativa, i miei primi guadagni, i miei primi risparmi, i miei primi acquisti, la mia indipendenza di per sé. Purtroppo con l'avanzare del tempo ho capito che in primis non era il lavoro che faceva per me, quindi l'operaio non era il lavoro che stavo cercando e mi sentivo molto sprecato in quell'ambiente di lavoro, ma soprattutto sentivo la necessità di avere più libertà, più flessibilità e riuscire anche a viaggiare di più, a scoprire nuove cose, cosa che purtroppo con un lavoro da dipendente non era possibile perché le ferie erano concordate e spesso erano o a Ferragosto o a Natale ed è qui che ho deciso poi di dare le dimissioni, licenziarmi e diventare freelance, che è la nostra seconda categoria che andiamo ad affrontare in questo video. Essere freelance si porta dietro tutta una serie di vantaggi. In primis il fatto di poter lavorare ai propri progetti, poter decidere con chi lavorare, con quali clienti lavorare, con chi collaborare, poter soprattutto avere la libertà, la flessibilità
di lavorare ai propri tempi, ai propri ritmi, ai propri orari e soprattutto di poterlo fare ovunque nel mondo, specie se come me decidi di diventare un freelance che lavora online. Altro vantaggio è quello di poter stabilire i tuoi prezzi, le tue tariffe, quindi non avrai uno stipendio fisso, ma sarai tu che deciderai in base alle tue competenze o in base di per sé anche a una tua decisione, a una tua presa di decisione, quali sono i prezzi che andrai a far applicare. Questo cosa significa? Questo cosa comporta? Comporta che il tuo fatturato, le tue entrate, i tuoi guadagni dipendono solo ed esclusivamente da te. Per molti questo è un rischio, io lo chiamo responsabilità. Maggior responsabilità perché devi trovarti i clienti, devi saperteli gestire, devi saperteli tenere e soprattutto devi esattamente capire, trovare ciò che fa più al caso tuo e ciò che più ti appassiona a livello proprio di mansione, di competenze. Se hai già delle competenze, molto bene, se non le hai devi studiare, capire ciò che fa per te e poi metterle in pratica nel andare a trovare clienti. Se quindi hai a cuore la tua libertà, la flessibilità, sicuramente il lavoro da freelance può fare il caso tuo, ma se non sai da dove partire, non hai idea da dove iniziare e non sai proprio dove mettere mano per introdurti in questo mondo, ti lascio qui sotto in descrizione una lezione completamente gratuita che ti dà una serie di indicazioni e una serie di consigli per poter scegliere nel modo migliore la tua prossima esperienza o la tua prima esperienza da freelance. Ovviamente questo lavoro si porta dietro anche delle responsabilità, non è tutto rose e fiori. In primis devi sapere come trovare clienti, dove trovarli e saper vendere al meglio le tue competenze, ma su questo non preoccuparti perché su questo canale YouTube trovi un sacco di video che ti possono aiutare proprio a capire come farlo nel migliore dei modi. E poi ovviamente se vuoi accelerare i tuoi risultati, andare più veloce, farti seguire direttamente da noi, puoi sempre inviare la tua candidatura per Accademia Freelance dove proprio insieme, mano nella mano, andremo ad aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Seconda cosa da tenere in considerazione è tutta la parte amministrativa e fiscale. Se come dipendente è il tuo datore di lavoro che di per sé versa i contributi, quindi tutta la parte di previdenza sociale, pensione, INPS e la parte di tasse, quindi IRPEF, come freelance, come libero professionista sarai tu che dovrai occuparti di tutto questo. In che modo? Dovrai semplicemente ricordarti che quello che incassi è un'entrata lorda e non netta, quindi di conseguenza dovrai prendere una parte che in base al codice Ateco, quindi in base alla professione che tu svolgi, avrà una percentuale diversa. Questo perché? Perché la maggior parte dei freelance, che soprattutto opera online, aderisce a quello che si chiama regime forfettario. Il regime forfettario ha però un tetto oltre la quale non si può andare in termini di fatturato. Questo tetto nel 2023 è stato fissato a 85.000 euro lordi. Ciò cosa significa? Che si possono guadagnare al massimo nel regime forfettario 85.000 euro l'anno, oltre la quale si entra in quello che è poi il regime ordinario, che ha tutta una serie di tassazioni maggiori di per sé e spesso, soprattutto per chi vende servizi, non è conveniente. 85.000 euro lordi sono comunque circa 5.000 euro netti al mese, che comunque da dipendente è molto più difficile fare, mentre da freelance in realtà lavorando bene con le giuste accortezze è un traguardo facilmente raggiungibile. Ad ogni modo, ogni caso è specifico a sé, quindi per esempio se vendi prodotti fisici o svolgi altre professioni potresti avere delle tassazioni diverse, magari maggiori o inferiori. Perciò affidati sempre a un commercialista che ti possa aiutare, un commercialista esperto che ti possa aiutare a prendere con cognizione di causa questa decisione. Se vuoi andare sul sicuro, io ti consiglio di rivolgerti a FiscoZen, ai ragazzi di FiscoZen, mi sono sempre trovato bene, ho portato diversi video sul mio canale proprio che parla di FiscoZen, che spiega come funziona. FiscoZen è un servizio online per la gestione della partita IVA che ti assegna poi un commercialista dedicato e una dashboard a cui tenere tutto sotto controllo, che ha un prezzo veramente vantaggioso e soprattutto ti segue in modo preciso e veramente in modo soddisfacente, ti aiuta a tenere traccia di tutte le tue entrate, c'è un portale dove proprio vedi l'andamento del tuo fatturato, puoi tracciare le tue spese, puoi sapere in ogni momento quante tasse dovrai andare a pagare e avere tutto sotto controllo grazie anche a un esperto commercialista che ti verrà assegnato e sarà a te dedicato, alla quale potrai fare tutte le domande che vorrai e avere il suo totale supporto. Quindi se volessi rivolgerti a loro, qui sotto ti lascio un link
per prenotare una consulenza gratuita direttamente con loro e avere a disposizione anche uno sconto di 50 euro nel caso volessi o aprire partita IVA o cambiare di per sé commercialista. Ho fatto il freelance anch'io per oltre 2 anni offrendo servizi di marketing e advertising, quindi pubblicità online, e mi sono sempre trovato bene, mi è sempre piaciuto fare il freelance, mi ha dato quella libertà che realmente desideravo. Però con il passare del tempo sentivo che iniziava a andarmi stretta anche questa cosa, ero sempre nell'operativo, volevo staccarmi dalla parte operativa, volevo essere ancora più libero, ma soprattutto volevo avere un impatto maggiore su molte più persone. Perciò, proprio dopo aver visto lo sviluppo che ha avuto la mia attività da freelance, ho deciso poi di lanciare quello che è il mio progetto imprenditoriale con Accademia Freelance e la mia azienda di consulenza. Quindi arriviamo all'ultimo step che vediamo oggi, che è quello dell'imprenditore. Essere imprenditore ti permette di ambire a obiettivi molto più grandi, ti permette di avere un impatto maggiore nel mondo e di per sé avere anche la possibilità di realizzare quella che è una tua vision, ovvero come vedi le cose o un modo diverso di vivere e vedere le cose. Tuttavia, essere imprenditore si porta dietro diversi rischi, ma soprattutto tanto stress, difficoltà, sfide quotidiane da affrontare, gestione delle persone, perché non sei più da solo come freelance, ma devi imparare a gestire persone, quindi devi sviluppare leadership, devi saper guidare in ogni momento i membri del tuo team in una direzione. Perciò sicuramente ti porti a casa un sacco di stress e difficoltà in più, con anche il rischio ovviamente di fallire. E finché fallisci da solo è un conto, fallire con altre persone che contano su di te è un'altra responsabilità. Perciò devi essere pronto a questo se vuoi fare l'imprenditore. Quindi, qual è la scelta migliore tra dipendente, freelance e imprenditore? Come sempre non c'è una risposta giusta o sbagliata, dipende esclusivamente da te e da quali sono i tuoi obiettivi e i tuoi valori. Se per te la sicurezza e la serenità, la tranquillità sono i tuoi valori principali, allora il lavoro da dipendente è ciò che fa al caso tuo, conscio del fatto che ovviamente stai rinunciando a tutta un'altra serie di possibilità. Se la libertà è al primo posto nella tua scala di valori, allora sicuramente il lavoro da freelance è ciò che fa per te e ti può sicuramente soddisfare appieno. Se invece sogni di lasciare proprio un'impronta nel mondo, un segno del tuo passaggio e essere ricordato nelle generazioni a venire e lasciare appunto un segno sulla terra, allora non c'è altra strada che quella dell'imprenditoria. Ovviamente non sarà semplice, dovrai studiare, dovrai imparare, dovrai rischiare, ma vedrai che ne varrà la pena. Ricordati che la chiave del successo è quella di seguire il percorso che più ti può aiutare a raggiungere i tuoi obiettivi. E qualunque scelta prenderai, l'importante è farlo sempre con il massimo dell'impegno e il massimo della passione. Solo così non fallirai mai e non sbaglierai mai. Tu invece da che parte stai? Dipendente, freelance o imprenditore? Scrivilo qui sotto nei commenti perché sono curioso di conoscere anche la tua storia. Mentre nel frattempo ti lascio qui tutta una serie di video che ti possono aiutare ad approfondire al meglio tutte queste tematiche, mentre noi, come al solito, ci vediamo al prossimo video. A presto!